Santo Trafficante Junior rimane una figura enigmatica nella storia criminale. I suoi rapporti con Fidel Castro mettono in evidenza le complesse intersezioni all'interno del mondo del crimine organizzato, plasmando il suo percorso nel mondo criminale. La storia di Santo Trafficante Junior inizia in Sicilia, nella città di Ciana, in provincia di Agrigento, è qui che nacque il padre di Santo Trafficante Junior, il 24 maggio 1886. Santo Trafficante Junior era un mafioso che amava la fisarmonica italiana e il guaguancó cubano, ma la sua vera passione non era la musica, ma il gioco d'azzardo e la droga, in cui regnava spietatamente sulla costa orientale degli Stati Uniti. Di origini siciliane e con un'abilità innata nel creare alleanze, divenne un leader criminale tanto potente quanto spietato, con figure di potere in tutto il continente che seguivano le sue direttive. La rivoluzione comunista fu una spina nel fianco e le sue collaborazioni con la CIA furono poco più che un dono in cambio di tempo prezioso. Si dice addirittura che la morte di uno degli uomini più potenti del pianeta sia stata orchestrata da lui. Questa è la famigerata vita di Santo Trafficante Junior. Santo Trafficante emerse in un mondo saturo di ombre e segreti il 15 novembre 1914 a Tampa, in Florida, in un contesto difficile per la comunità a cui apparteneva. La storia degli italo-americani in Florida, agli inizi del XX secolo, era segnata da speranza, lotte e resilienza mafiosa. Tra il 1880 e il 1915, circa 4 milioni di italiani emigrarono negli Stati Uniti in cerca di un futuro migliore. Molti di loro, provenienti soprattutto dalla Sicilia, trovarono una nuova casa in Florida. Tampa, con la sua crescente industria del tabacco e il commercio di frutta, era un posto favorevole per questi immigrati. La promessa di lavoro nelle fabbriche di sigari e nei frutteti attirò una nuova ondata di italiani, che si avventurarono anche in altre professioni come il settore immobiliare, la barberia, la macelleria e la sartoria. Gli immigrati italiani affrontarono un forte sfruttamento da parte dei padroni, intermediari italiani che controllavano i loro salari, il trasporto e le condizioni abitative, il tutto dietro compenso. Nonostante ciò, la comunità italo-americana in Florida non si arrese. Molte famiglie si svilupparono e prosperarono, creando enclavi culturali, giornali in lingua italiana e club, creando un microcosmo della loro patria nel nuovo mondo. L'influenza della comunità italo-americana ha contribuito allo sviluppo industriale e agricolo della Florida. Si distinsero come lavoratori dedicati e artigiani esperti, giocando un ruolo cruciale nella crescita economica della regione e contribuendo a far diventare la Florida un importante centro di produzione di frutta. Tuttavia, le radici del futuro gangster della Florida erano più vicine a quelle della mano nera che al settore agricolo. Santo Trafficante Junior cresce però nel mondo criminale, essendo figlio del famigerato Santo Trafficante Senior, un titano del crimine siciliano che governava il sottobosco di Tampa con mano ferrea, e di sua madre Maria Giuseppa Cacciatore. L'ombra del padre incombeva sul giovane trafficante. Anche se non completamente istruito, si crede che Trafficante Junior abbia abbandonato la scuola durante le superiori e che la sua istruzione fosse limitata. Ma indipendentemente dalla sua istruzione, era forte nella manipolazione. È molto probabile che suo padre lo abbia educato fin da giovane nel mondo del gioco d'azzardo e della mafia, per fare di lui un autentico maestro del crimine. Con la fine del proibizionismo a metà degli anni 30, la macchina criminale del padre prosperava, avendo un'alleanza con i titani della mafia nazionale. Espanse le sue operazioni oltre i confini della Florida. Con i sigari e l'alcol si forgiò un legame tra padre e figlio. Tra i piaceri del gioco d'azzardo e delle feste in Florida e Cuba. La famiglia trafficante era anche particolarmente nota per l'uso di una lingua chiamata tampan, un dialetto che combinava italiano e spagnolo. Era una sorta di linguaggio cifrato, parlato dalla mafia della Florida per evitare che la polizia capisse le loro comunicazioni. Negli anni 30, Santo Junior emerse seguendo le orme del padre, e non lo fece come un semplice soldato, ma come un vero stratega. Mentre il padre unificava le fazioni criminali sotto lo stendardo della famiglia, il figlio gestiva le operazioni e manteneva la disciplina all'interno dell'organizzazione. Santo Trafficante Junior sposò Josefine Marquez il 17 aprile 1938. Sua moglie, conosciuta successivamente come Josefine Yuyu Trafficante, nacque a Tampa 6 anni dopo di lui, anche lei discendente da immigrati siciliani. Insieme ebbero 2 figlie. Negli anni 40, Santo Junior era ormai diventato uno dei più potenti mafiosi della regione.
Il suo impero comprendeva non solo attività criminali tradizionali come il gioco d'azzardo e il traffico di droga, ma anche una rete intricata di influenze politiche ed economiche. La sua influenza si espanse rapidamente da Tampa fino a L'Avana, dove le sue abilità gli permisero di creare una rete di potere senza precedenti. Trafficante, sfruttando la sua posizione, formò una forte alleanza con il governo di Fulgencio Batista a Cuba durante il suo primo mandato come presidente. Fin dall'inizio, Batista fu dominato da trafficante e gli concesse numerosi permessi affinché la mafia potesse operare a Cuba, trasformando l'isola in un centro di traffico di narcotici, prostituzione e criminalità organizzata fino al 1959. Nel 1946, Santo Senior inviò suo figlio a Cuba per investire nel crescente numero di nightclub e casinò della nazione. A quel tempo, Santo Junior era già diventato il sottocapo della famiglia trafficante. Tuttavia, padre e figlio non riuscirono mai a raggiungere il loro obiettivo principale di monopolizzare il business del gioco d'azzardo sull'isola. Tra le loro attività legittime, i casinò di Cuba, che erano una fonte inesauribile di reddito e divennero veri e propri centri nevralgici frequentati da politici, celebrità e altri potenti. Nel frattempo, a Tampa, diversificavano i loro affari con investimenti nel Columbia Restaurant, uno dei ristoranti più antichi e prestigiosi della regione, insieme a diversi altri bar e locali. Oltre ai profitti significativi che generavano, questi stabilimenti servivano come nodi in una vasta rete di influenze e relazioni che Trafficante coltivava meticolosamente. Nel 1946 l'influenza di Giancana era così vasta che fu invitato a un evento destinato a cambiare il corso del crimine organizzato in America, la Conferenza dell'Havana. La decisione di tenere questo storico raduno nella città cubana è un'ulteriore promemoria del forte impegno di Fulgencio Batista verso il crimine organizzato. Questo evento di portata epocale riunì esponenti massimi della mafia americana, del sindacato criminale ebraico e leader della Cosa Nostra sotto la scintillante facciata dell'Hotel Nacional, orchestrato dal famigerato Lucky Luciano, capo della famiglia Luciano e cofondatore della Commissione della Mafia Italiana negli Stati Uniti. Fu anche organizzata da Meyer Lansky, capo del sindacato criminale ebraico e principale consulente finanziario per le operazioni di gioco d'azzardo della mafia italiana negli Stati Uniti. Lansky era un maestro della finanza illecita. La conferenza non fu solo una semplice riunione, ma un conclave attentamente pianificato delle menti mafiose più pericolose. L'obiettivo era discutere questioni politiche, stabilire norme operative e consolidare interessi commerciali che trascendevano i confini. In un momento in cui la mafia americana stava estendendo i suoi tentacoli in America Latina, questo incontro fu cruciale per forgiare alleanze e accordi solidi con altri leader criminali. Fu considerato il più significativo raduno dall'Atlantic City Conference, tenutasi 17 anni prima. L'evento fu anche estremamente redditizio per Lucky Luciano, che aveva affrontato una serie di eventi personali. L'esilio con la difficoltà a rimanere sul suolo americano portò i partecipanti a regalare a Luciano buste contenenti contanti per un totale di circa $200.000. Santo Trafficante Junior emerse come un giocatore chiave, riconosciuto come uno dei mafiosi più potenti del sud degli Stati Uniti. La posizione di Trafficante alla Conferenza dell'Havana era chiara: espandere e consolidare le rotte e le operazioni del narcotraffico, assicurando che la mafia mantenesse il controllo e massimizzasse i profitti. La conferenza portò alla consolidazione di alleanze e accordi tra i leader del crimine organizzato e facilitò l'espansione delle operazioni della mafia americana in America Latina, e gettarono le basi per una rete globale di traffico di droga che sarebbe durata per decenni. Nel decennio successivo, un cancro allo stomaco mise fine alla vita di Santo Trafficante Senior, 11 aprile 1954, a 68 anni. Lasciò un vuoto nel cuore dell'impero criminale che aveva forgiato con intelligenza e crudeltà. Venne sepolto nel cimitero dell'Italian Club a Ybor City, a Tampa, in Florida. Era il luogo che rifletteva le sue radici italiane e l'influenza esercitata sulla comunità italo-americana. Con la morte del padre, Santo Trafficante si trovò a capo di un vasto impero criminale. Aveva imparato dai migliori ed era pronto a continuare. Ereditò non solo le attività, ma anche le alleanze strategiche, i nemici e l'addestramento impartitogli dal padre. Continuò a consolidare il suo potere in Florida, creando anche una complessa rete di narcotraffico che si estendeva fino a New York, collaborando strettamente con Tommy Lucchese, capo della famiglia criminale Lucchese, una delle 5 famiglie più potenti della città.
In questo decennio, Trafficante Junior fu arrestato numerose volte per accuse di corruzione e per la gestione della famigerata lotteria illegale conosciuta come Bolita, nel quartiere affollato di Ybor City. Tuttavia, riuscì a evitare la condanna ogni volta, incluso quando fu condannato a 5 anni per corruzione. La Corte Suprema annullò la sentenza prima che potesse mettere piede in prigione. L'incontro di Apalachin, tenutosi il 14 novembre 1957 nella tranquilla cittadina di Apalachin, a New York, rappresenta un evento cruciale nella storia del crimine organizzato negli Stati Uniti. Tra gli argomenti c'erano il gioco d'azzardo, la gestione dei casinò e il traffico di stupefacenti. Questi affari richiedevano un coordinamento meticoloso per evitare conflitti e massimizzare i profitti per i membri della commissione mafiosa. Inoltre, un punto critico era la divisione delle operazioni precedentemente sotto il controllo di Albert Anastasia, un temuto boss mafioso assassinato, per la sua leadership della famiglia Gambino e per la sua reputazione spietata nel mondo criminale. Probabilmente Trafficante partecipò attivamente alle discussioni sulla distribuzione delle attività illegali, proteggendo i suoi interessi negli Stati Uniti e nei Caraibi controllando il gioco d'azzardo e il traffico di droga, ma la scelta di partecipare si rivelò però un errore catastrofico. Infatti, la riunione di Apalachin venne interrotta dalla polizia. I sospetti delle autorità riguardo la concentrazione insolita di auto di lusso nella tenuta di Barbara portarono a un'operazione che culminò nell'arresto di numerosi mafiosi. Fu considerato un colpo magistrale da parte delle forze dell'ordine, che riuscirono ad arrestare circa 60 uomini sui 100 presenti stimati. Tra i detenuti vi era Santo Trafficante Junior. Inizialmente fornì il nome Luis Santos durante la detenzione, in un disperato tentativo di nascondere la sua identità. Non durò a lungo. Nel gennaio dell'anno successivo, dopo essere fuggito nella capitale cubana, Trafficante ammise la sua vera identità alla polizia cubana quando lo riarrestarono. Ed insieme a lui vi erano alcuni dei nomi più potenti e temuti della commissione mafiosa. Tuttavia, le conseguenze legali di Apalachin andarono oltre i numerosi arresti. Nel gennaio 1959, Trafficante e altri 19 uomini furono accusati di cospirazione per ostacolare la giustizia, mentendo sulla natura dell'incontro mafioso. Furono giudicati colpevoli, multati e condannati a pene detentive da 3 a 5 anni. Tuttavia, queste condanne vennero annullate in appello l'anno successivo, evidenziando la capacità della mafia di sfuggire alla giustizia attraverso influenze e manovre legali. L'incontro di Apalachin segnò un punto di svolta cruciale, fornendo la prima prova concreta di una cospirazione criminale nazionale, conosciuta come mafia. Ma non era finita. Il movimento del 26 luglio, guidato da un giovane rivoluzionario di nome Fidel Castro, emerse come una forza significativa e icona rivoluzionaria della Guerra Fredda. Il 26 luglio 1953 guidò un attacco armato alla caserma Moncada, una delle roccaforti militari del regime di Batista. L'attacco fallì spettacolarmente e Castro venne catturato, ma questo evento segnò l'inizio della sua carriera rivoluzionaria. La data sarebbe diventata il simbolo del movimento rivoluzionario che avrebbe guidato. Alla fine degli anni 50, il regime di Batista stava già affrontando crescenti difficoltà economiche. Il colpo finale arrivò con la Sugar Act del 1956, una mossa spietata che ridusse drasticamente il commercio dello zucchero cubano a vantaggio dei produttori americani. L'anno 1958 segnò un punto di svolta. La rivoluzione cubana guidata da Castro acquisì un inarrestabile slancio. In autunno, le forze rivoluzionarie lanciarono un attacco decisivo. L'attacco finale lasciò il regime di Batista in una condizione precaria e, vedendo l'inevitabile fine, Batista decise di fuggire dal paese il 1 gennaio 1959. La rivoluzione cubana riuscì a rovesciare il governo autoritario di Batista, segnando l'inizio di una nuova era nella politica cubana. La caduta di Batista fu accolta con giubilo dai cubani, che vedevano in Castro e nel suo movimento la speranza di un futuro migliore. Così iniziò la fine di un importante alleato di Santo Trafficante Junior nei Caraibi. Batista, che aveva esercitato molto potere e aiutato Trafficante nelle sue attività illecite, non c'era più. La proprietà privata divenne il nemico pubblico numero uno. I proprietari terrieri, gli imprenditori e i piccoli proprietari videro i loro beni espropriati in nome della giustizia sociale. Il messaggio implicito era chiaro: la tua terra non è più tua, appartiene al popolo, e per popolo si intendeva lo Stato. L'arrivo di Fidel Castro e del suo governo rivoluzionario cambiò drasticamente il destino di molti mafiosi.
Uno dei suoi primi obiettivi fu eliminare l'influenza della mafia, che significava chiudere i casinò, nazionalizzare gli hotel e sequestrare altre imprese controllate dalla mafia. Santo Trafficante e i suoi soci videro il loro impero all'Avana crollare quasi da un giorno all'altro. Questo segnò la fine di un'era per Trafficante, poiché la rivoluzione cubana rimodellò profondamente il panorama politico ed economico dell'isola. La confisca di questi beni rappresentò una significativa perdita finanziaria per Trafficante e segnò la fine della sua influenza nella regione. Nel 1959 fu detenuto dalle autorità cubane e successivamente espulso dal paese come persona non gradita, vedendo i suoi beni passare nelle mani dello Stato. Fuggì negli Stati Uniti, lasciandosi alle spalle l'impero che aveva costruito a Cuba. Trafficante non fece mai commenti specifici sulle proprietà confiscate da Castro, ma la perdita fu evidentemente devastante. Il governo di Castro si vantò di aver sradicato il crimine organizzato dall'isola, con l'espropriazione dei beni di Trafficante come parte cruciale di questo sforzo. Non volendo accettare il suo destino senza combattere, si presume che Trafficante si coinvolse profondamente nelle attività anti-Castro, stabilendo contatti con vari servizi di intelligence degli Stati Uniti, tra cui la CIA e l'Office of Naval Intelligence, e partecipò a diversi complotti per assassinare Castro. La salute di Trafficante declinò dagli anni '80. Morì il 17 marzo 1987, all'età di 72 anni.